Can I have the Bhagavatam in English? Puoi dare a me con l'italiano, vuoi leggere anche con l'italiano? This is Italian. Yeah, me lo vuoi dare a me o? Sì, thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 13. Sì, 13. Chandrika Vishada Smerai. Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Vikshitai. Saruna Mangavishitai. Svakartanam Iva Raja. Svakartanam Iva Raja. Sattvabhyam Srashtre Palaka. Sattvavyam Shastrapalaka. Chandrika Vishada Smerai. Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Vikshitai. Saruna Mangavishitai. Svakartanam Iva Raja. Svakartanam Iva Raja. Sattvabhyam Srastre Palaka. Sattvavyam Shastrapalaka. Devoti. Chandrika Vishada Smerai. Chandrika Vishada Smerai. Saruna Pangavikshitai. Saruna Panga Vikshitai. Svakartamiva Raja. Svakartanam Raja. Sattvavyam Shastipalaka. Sattvabhyam Srastre Palaka. Chandrika Vishada Smera. Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Vishita. Saruna Pangavishitai. Svakartanamiva Raja. Svakartamiva Raja. Sattvavyam Shastipalaka. Sattvavyam Shastipalaka. Chandrika Vishada Smerani. Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Vikshitai. Saruna Pangavishitai. Svakartanam Varajaha. Svakartanamiva Raja. Sattvabhyam Srashti Palaka. Sattvavyam Shastripalaka. Chandrika Vishada Smerai. Chandrika Vishada Smerai. Fai tu italiano? Loro leggono. Loro lo leggono e basta. Con un sorriso puro come la luce della luna piena. Con un sorriso puro come la luce della luna piena. Vai, fai tutto, fai tutto. Se Aruna Apangavikshitai. Saruna Panga Vishita. Con lo sguardo aperto dei loro occhi sfumati di rosso. Con lo sguardo aperto dei loro occhi sfumati di rosso. Svakartanam. Svakartanam. Nel desiderio dei suoi devoti. Nel desiderio dei suoi devoti. Iva. Iva. Proprio come. Proprio come. Raja Sattvavyam. Raja Sattvavyam. Dalle influenze della passione e della virtù. Dall'influenza della passione e della virtù. Shastripalaka. Shastripalaka. Creatori e protettori. Creatori e protettori. Traduzione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Queste forme di Vishnu, con il loro puro sorriso simile alla luce della luna crescente e con gli sguardi emananti dai loro occhi sfumati di rosso, suscitavano e proteggevano i desideri dei loro devoti, come se fossero ispirati dalla passione e dalla virtù. Spiegazione. Queste forme di Vishnu benedicevano i devoti con i loro chiari sguardi e i loro luminosi sorrisi,
simili alla luce crescente della luna piena, Shreya Kairabhya Chandrika Vitaranam. Nella funzione di sostenerli, essi guardavano i loro devoti, abbracciandoli e proteggendoli con il sorriso. Quel loro sorriso assomigliava all'influsso della virtù che protegge tutti i desideri dei devoti. E i loro sguardi ricordavano l'influsso della passione. In realtà, però, in questo verso il termine Raja non significa passione ma affetto. Nel mondo materiale, il Rajaguna è la passione, mentre nel mondo spirituale si identifica con l'affetto. Nel mondo materiale, l'affetto è contaminato dal Rajaguna e dal Tamaguna, ma nello Shuddha Sattva l'affetto che mantiene i devoti è trascendentale. La parola Svakartanam si riferisce a grandi desideri, come è menzionato nel verso. È lo sguardo di Sri Vishnu che suscita i desideri dei devoti. Il puro devoto comunque non ha desideri. Per questa ragione Sanatana Goswami precisa che i desideri dei devoti, la cui attenzione è sempre fissa su Krishna, sono già soddisfatti. Perciò i dolci sguardi del Signore suscitano una variegata gamma di desideri che sono relativi a Krishna e al servizio devozionale. Nel mondo materiale il desiderio è prodotto dal Rajaguna e dal Tamaguna, ma nel mondo spirituale il desiderio della vita ha un'eterna varietà di servizio trascendentale. La parola Svakartana si riferisce quindi al desiderio di servire Krishna. A Vrindavana esisteva un luogo dove non sorgeva alcun tempio, ma poiché un devoto espresse il suo desiderio, ci sia tempio e seva. Quello che un tempo era un angolo vuoto è ora diventato un luogo di pellegrinaggio. Tanto potenti sono i desideri di un devoto. Om Bhagyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Shabamistam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Haripriya Vancha Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'd like to humbly request each one of you to please give me your blessings so that I can try to talk from the Srimad Bhagavatam. Prima di iniziare vorrei chiedervi per favore le vostre benedizioni perché io possa provare a dire qualcosa, a narrare qualcosa dallo Srimad Bhagavatam. Appena avevo letto questo, as soon as I read this translation, I just felt it was such a beautiful image to look at. Appena ho letto questa traduzione ho subito pensato che era una bellissima immagine a cui guardare. So let's try to see it. Quindi proviamo a osservarla. Let's just close the eyes for a second. Proviamo a chiudere gli occhi per un secondo. Those Vishnu forms, so there are Vishnu forms. Quelle forme di Vishnu, quindi sono proprio delle forme di Vishnu. And they have a pure smiling. Hanno un puro sorriso. So try to imagine this pure smiling. Proviamo a immaginare questo puro sorriso. Which resemble
light of the moon. che assomiglia alla luce della luna crescente. So there is this increasing light, C'è questa luce che cresce, quindi, like the moon, the light of the moon. proprio come la luce della luna. So we are seeing this increasing light in their smile. E noi possiamo vedere questa luce che cresce nel loro sorriso. Imagine what kind of smile is that? Provate a pensare che sorriso è questo. And their sidelong glances. E gli angoli dei loro occhi. So these eyes are not looking straight, they are looking on the side. Perché questi occhi non stanno guardando dritto davanti a sé, stanno guardando di lato. And there is this reddish eyes. E possiamo osservare l'angolo degli occhi che è di colore rosso. And just by looking at this beautiful image, E semplicemente guardando, osservando questa meravigliosa immagine, these Vishnu forms are protecting the desires of their own devotees. queste forme di Vishnu proteggono i desideri dei loro devoti. So just by being able to see such a form, we are being protected. Quindi proviamo semplicemente, cerchiamo di essere in grado di osservare questa forma e di esserne protetti. And we can open the eyes. Possiamo aprire gli occhi. I personally like a lot to, when I read the Bhagavatam, sometimes to just close my eyes and try to understand, like, what did I just read? Io personalmente apprezzo molto, amo molto, a volte mentre leggo il Bhagavatam, chiudere gli occhi e semplicemente pensare che cosa sto leggendo. Otherwise they just become letters. Altrimenti diventa semplice letteratura. I want to understand, like, what is this image? Voglio cercare di capire cos'è questa immagine. But of course, how conditioned are we? Ma chiaramente noi siamo condizionati. We can't even slightly come close to what is it in reality. Non possiamo neanche arrivare vicini a ciò che questo rappresenta in realtà. It's just like, all these amazingly beautiful pictures. È proprio come per le immagini meravigliose, stupende, Like Krishna is so beautiful. in cui Krishna è così bello. But how close is it from the real Krishna? Ma anche in questo caso, quanto è vicino questa immagine al vero Krishna? So with our conditioned nature and senses, we are, somehow or other trying to come close to understand Krishna's form. E quindi con i nostri sensi condizionati stiamo cercando di avvicinarci il più possibile per cercare di comprendere la forma di Krishna. So of course, even if we are reading Bhagavatam and we close the eyes and trying to see what is happening, still we are conditioned. E quindi anche mentre leggiamo il Bhagavatam cerchiamo di chiudere gli occhi, di vedere quello che succede, in ogni caso noi restiamo condizionati. But if we try to give a value to every word that we are reading, it becomes dense and alive. Ma se davvero cerchiamo di dare il peso giusto a ogni parola che leggiamo, questa diventa piena di vita E densa. e densa. So in each word there is the power of the whole ocean in it. E in ogni parola c'è il potere dell'intero oceano, It's infinite. infinito. It's Bhagavatam. È Bhagavatam, It's Krishna himself. è Krishna stesso. So every word is Krishna himself in the Bhagavatam. Ogni parola del Bhagavatam è Krishna stesso. So can we imagine what a depth? Quindi possiamo immaginare la profondità. How can we understand such a depth with a conditioned nature? Come potremmo comprendere questa profondità con la nostra natura condizionata? That's the reason why we have Srila Prabhupada helping us to actually approach such a vastity of wisdom. Ed ecco perché noi abbiamo la fortuna di avere Srila Prabhupada che ci guida e aiuta nell'approccio a questa saggezza immensa. But still, we need to approach the Bhagavatam with a humble attitude, praying to all the acharyas from our line. In ogni modo noi dobbiamo continuare ad approcciarci al Bhagavatam con umiltà, pregando gli acciari della nostra tradizione, We need blessings. perché abbiamo bisogno delle loro benedizioni.
Without blessings, we actually, for however much intelligent we might think we need blessings. Per quanto noi pensiamo di essere molto intelligenti. Quanto noi crediamo di essere molto intelligenti, in ogni caso abbiamo bisogno di queste benedizioni. Yes. So, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. This verse of the Shikshastakam prayers of Lord Chaitanya. Questo è il verso della Shikshastakam di Sri Chaitanya. And it's interesting because also Lord Nityananda has to do with the moon. Ed è interessante perché anche il signor Nityananda ha a che fare con la luna. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitara, which means the lotus feet, taking shelter of the lotus feet of Lord Nityananda is just like taking shelter of the rays of the moon from the scorching sun of material existence. E che significa che prendere rifugio nei piedi di loto del signor Nityananda è come rifugiarsi come il rifugio della luna che ci protegge dai raggi del sole bruciante dell'esistenza materiale. You know when it's like summer and it's super hot and we are like, oh my god, it's so hot, it's so hot. Come quando d'estate fa così caldo che noi non possiamo dire altro che oh c'è così caldo. And then finally this beautiful full moon is coming up. E poi infine questa meravigliosa luna piena sorge. And we feel so fresh and it's so nice to be under the rays of the moon. E noi sentiamo questa freschezza e sentiamo il piacere di essere sotto i raggi della luna. And in the same way, also with this material life, it's so boiling, so hot, so uncomfortable. E allo stesso modo questa vita materiale è così calda, così bollente, così scomoda. But when we take shelter of Lord Nityananda, then it just becomes a sensation of freshness and beauty. Ma quando noi riusciamo a prendere rifugio nel Signore Nityananda, tutto diventa una sensazione di fresco e di bellezza. So Lord Nityananda is also representing the Guru, right? Anche il Signore Nityananda rappresenta il Guru, giusto? So when we take shelter of Guru, something incredible happens in our heart. Quindi quando noi prendiamo rifugio nel Guru, qualcosa di incredibile accade nel nostro cuore. Our heart feels this soothing balm of the rays of the moon. Il nostro cuore sente questo balsamo dei raggi della luna. So it's as if the Guru is able to actually carry us on in this scorching sun. È proprio come se il Guru, in effetti, fosse in grado di farci superare questo sole bruciante Of material life. della vita materiale. So when we also take shelter of Srila Prabhupada through also the books, we can have that soothing sensation in the heart. E anche quando noi prendiamo rifugio in Srila Prabhupada tramite i suoi libri possiamo avere questa sensazione di sollievo nel cuore. So Prabhupada is telling us that these Vishnu forms, they glance upon their devotees. E Srila Prabhupada in questo caso ci dice che queste forme di Vishnu rivolgono il loro sguardo sui loro devoti, Embracing them and protecting them just by smiling. abbracciandoli e proteggendoli semplicemente sorridendo. We feel that sometimes with our spiritual master also, right? Possiamo sentirlo, no? Lo sentiamo a volte anche con il nostro maestro spirituale, giusto? It's enough that he smiles at us, and how do we feel? È sufficiente che lui ci sorrida e noi ci sentiamo benissimo. It's just like being embraced and being protected. Proprio come essere protetti e abbracciati. And sometimes it's like, I really want your glance, please look at me. E a volte ci sentiamo proprio come se desiderassimo il suo sguardo a tutti i costi, diciamo per favore guardami. Once I told my spiritual master, Maharaj, I really wanted a male body. E una volta disse al mio maestro spirituale, Maharaj, io devo dire la verità, ho sempre desiderato un corpo di uomo. And he was so surprised and he said, why? Jai Shri Radha Sundara ki, Jai
preoccupazioni e ha detto ma come, perché? Having a female body is wonderful. Avere un corpo di donna è meraviglioso. And I said, no, because you hug only men. No, because you You hug. hug. You hug. E io ho risposto no, perché tu abbracci solo gli uomini. And then he smiled and he said, but I always hug you from my heart. E lui ha sorriso e ha detto ma io ti abbraccio sempre nel mio cuore. And it's true, like that really, I felt like, yes, it's true. I don't need like a physical embrace, and so I don't need to change my body. He's actually, giving me that embrace through his smile and heart. E ho sentito che era vero, era proprio così, lo sentivo nel mio cuore, non avevo bisogno di cambiare corpo, lui era in grado di abbracciarmi dal cuore. So we see that, these Vishnu forms, just by smiling, they are giving that embrace and protection to the devotees. E vediamo che anche queste forme di Vishnu, semplicemente sorridendo e guardando, sono in grado di dare protezione ai devoti. And these smiles resemble the mode of goodness. E questo sorriso assomiglia a una della virtù. So it was a beautiful smile. Quindi era un meraviglioso sorriso. If you think of what is a tamasic smile, what is a rajasic smile, and what is a sattvic smile. Dobbiamo pensare che cos'è un sorriso tamasico, un sorriso rajasico e un sorriso sattvico. Okay, let's try. Please do a tamasic smile for me. Quindi proviamo a fare un sorriso tamasico. Everyone. No, you're all having sattvic now. So how would you do a tamasic smile? It's a very small smile, like somebody who's kind of asleep, like a bit. Okay, just by asking this, everyone is smiling so beautifully. Here, no one is actually able to do the tamasic smile. Nessuno è in grado di fare un sorriso tamasico, purtroppo. Ci abbiamo provato. I think tamasic could be just a little bit cruel, or something where you want something. You are kind of dull and tired, but at the same time you're a little bit crazy. Penso che un sorriso tamasico sia un sorriso in cui quando desideri qualcosa sei un po' stordito, un po' addormentato, però hai questo mezzo sorriso perché sei anche un po' pazzo. Actually, when you need something, you want something, it's a rajasic smile. In ogni caso, quando desideriamo qualcosa, quando abbiamo bisogno di qualcosa, allora questo è un sorriso rajasico. So when we smile because we want something back. E quindi sapete quando sorridiamo perché vogliamo qualcosa in cambio. So it's more like a fake kind of fake. È un sorriso finto. Yes, and then we also have the transcendental smiles, right? E poi ci sono i sorrisi trascendentali. That's when you see, when you are dancing in bliss in kirtan, or you are in front of the deities. Quello proprio come quando danziamo nel kirtan, quando siamo di fronte alle divinità. So, their smiles of Lord Vishnu resemble the mode of goodness. Il sorriso del Signore Vishnu sembrava, di questi Vishnu forme di Vishnu, sembrava una della virtù. And by these smiles, they were protecting the desire of the devotees. E attraverso questo sorriso loro proteggevano i desideri dei devoti. And here it's very interesting because what are the desires of a devotee? E qui è un punto un po' particolare, perché quali sono i desideri dei devoti? A devotee doesn't have desires. Perché i devoti in realtà non hanno desideri. Well, not exactly. They have desires, but they don't have material desires. In realtà non esattamente, hanno desideri, ma non hanno desideri materiali. It's just like when we say that, a devotee should be silent. Proprio come quando diciamo che un devoto dovrebbe essere silenzioso. Imagine you ask that for an Italian devotee to be silent. Tu? Imagine, just Tu? imagine that to ask A devoti. Italian devotees. L'Italia devoti. Yes. Immaginate di chiedere ai devoti italiani di stare in silenzio. It's kind of impossible, È right? impossibile. You see that when you go in restaurants in other countries, you immediately understand where is the Italian table. L'avete visto anche voi che quando andate in un ristorante in un luogo straniero,
paese straniero vi rendete subito conto di quali sono i tavoli con gli italiani. So what does it mean to be silent? Quindi cosa significa essere silenziosi? That we don't produce material sound. Che non produciamo suoni materiali. So that we talk, but we talk with material sound. We talk about Krishna. E quindi parliamo, ma non parliamo con suoni materiali, perché parliamo di Krishna. We talk about, spiritual subject matters and about the class, about the Vedas. Parliamo di temi spirituali, parliamo di una lezione, parliamo di Veda. But we talk about the beautiful experiences in Krishna consciousness. Possiamo parlare delle meravigliose esperienze nella coscienza di Krishna. We know, right, that whatever we talk about is where our state of consciousness is. Sappiamo, no, che qualsiasi cosa di cui noi parliamo è lì che il nostro stato di coscienza si situa. So if we are tending to talk a lot bad about people and situations, E quindi se abbiamo la tendenza a parlare molto e male di persone e situazioni, lamenting and being annoyed, lamentandosi ed essendo frustrati, no? or like all the time inquiring into the struggles of my mind and heart, E entrando nelle dinamiche delle lotte interne alla mia mente. and then we are all the time talking about this to people, how much I'm struggling with my life. E parliamo sempre alle persone, quanto io sto faticando nella mia vita. And then when we are engaging our time in just talking about these things, E poi noi impegniamo il nostro tempo solo nel parlare di queste cose. then we understand that that's where our state of consciousness is. Allora noi possiamo capire che lì è dove si situa il nostro livello di coscienza. If we feel a lot of adrenaline in hearing about other people and gossip, Se sentiamo molta adrenalina nel sentire dei gossip delle persone, then we understand that that's where our state of consciousness is. allora noi comprendiamo che quello è il nostro stato di coscienza. It's so easy to analyze our state of consciousness because it's how we talk. È molto semplice analizzare il nostro stato di coscienza, basta osservare il modo in cui parliamo And what are we attracted into listening to? e che cosa siamo attratti dall'ascoltare. So we have to try to raise our state of awareness and consciousness. E quindi dobbiamo tentare di sollevare il nostro livello di attenzione e coscienza. Maybe it's not very natural in the beginning to just talk about Krishna or the Bhagavatam or scriptures. Magari all'inizio risulterà non naturale parlare costantemente di Krishna e delle scritture. Maybe we even have fear of being judged by others. Magari potremmo anche avere paura di essere giudicati dagli altri. If I talk about Krishna, they will think that, I'm an egocentric person and that I want to show off. Se parlerò sempre di Krishna, allora loro penseranno che io sono una persona egocentrica che vuole mostrare. So it's like, then I don't talk about Krishna because I'm a humble person, Quindi mi dico, no, allora non parlerò di Krishna perché io sono una persona molto umile. I'm not an advanced person. Non sono una persona avanzata. But then what happens is that devotees just don't talk about Krishna. Ma poi quello che succede è che purtroppo i devoti non parlano di Krishna. They don't talk about what happened in the Bhagavatam class. Non parlano di ciò che accade nelle classi del Bhagavatam. They don't talk about what they read in the Bhagavatam. Non parlano mai di ciò che leggono nel Bhagavatam. Isn't it exciting to read from scriptures and when we read something really interesting to share it to people? Non è interessante quando leggiamo delle scritture e poi condividerlo con le persone, leggiamo cose interessanti dalle scritture e poi poterlo condividere con altre persone. Doesn't it give us more desire to read more, to have more points to share? Questo non ci dà un desiderio intenso di continuare la lettura, di leggere di più e di condividere ancora. So, if we have that possibility to use our language to share Krishna consciousness, we feel inspired to get more knowledge and practice. E quindi se abbiamo la possibilità di acquisire questa conoscenza dalle scritture, poi ci sentiamo ispirati a parlarne sempre di più. So, the desires of the devotees are none. We don't have desires, but what it actually means is that there is no material desire. Quindi i desideri dei devoti quali sono? In realtà non hanno desideri, il che significa che non hanno desideri materiali.
just like the talking, right? It's don't, be silent, which means no material sound. Proprio come parlare, in cui essere silenziosi significa non emettere suoni materiali. So, what are these spiritual desires of a devotee? Quindi quali sono i desideri spirituali dei devoti? If, I don't know, sometimes I do this with like yogic circles, I talk about Parikshit Maharaj and that he has 7 days to live. A volte in alcuni incontri di yoga cerchi di persone che parlano di yoga, introduco l'argomento di Parikshit Maharaj del fatto che avesse solo 7 giorni da vivere. So I asked them, if you had only 7 days to live, what would you do? E quindi io gli chiedo, ma se voi aveste solo 7 giorni da vivere, che cosa fareste? It's a deep question, no? È una domanda profonda, no? You have to condense in 7 days the rest of your life. E avete condensato in 7 giorni il resto della vostra vita. What would we do? Che cosa faremmo? It's a good question to answer. È una buona domanda per rispondere. So very often they would be like, yes, I want to do this and that and go here and all the things that I didn't do, I just want to do all of them in once, like so much sense gratification. E molto spesso le persone dicono, sì, voglio fare questo, quello, tutto quello che non ho mai fatto. E praticamente si parla solo di gratificazione dei sensi. But we know what happens with gratifying senses, right? Ma noi sappiamo cosa succede gratificando i sensi. It's just like pouring ghee in the fire. È proprio come versare il ghee nel fuoco. What happens? It seems like it goes down the fire. Sembra che il fuoco si abbassi, The desire has been satisfied. che il desiderio è stato soddisfatto. Then suddenly, E poi improvvisamente the fire comes out even stronger than ever. il fuoco ritorna più forte che mai. So, then we need more, wood to create more fire because this desire is burning inside us. E quindi poi ci serve più legno, più combustibile per continuare questo fuoco, perché il desiderio è sempre più bruciante. But the same happens also with spiritual desires. Ma lo stesso accade allo stesso modo anche con i desideri spirituali. Krishna is actually so tricky. Krishna è così giocoso. In a sweet way, of course. In un modo dolce, chiaramente. Because even with spiritual life, when we do spiritual life, of course we are satisfied. Perché anche con la vita spirituale, quando noi ci ingaggiamo nella vita spirituale siamo soddisfatti. But it's never enough for us. Ma non è mai sufficiente. More we practice and more we want to practice. Più facciamo, più pratichiamo, più vogliamo praticare. More we come close to Krishna and more closer we want to come. Più ci avviciniamo a Krishna e più abbiamo il desiderio di andare ancora più vicini. More we find the taste in the holy name and more we want to chant. Più proviamo gusto per i santi nomi e più desideriamo cantare. More we get into the scriptures and understanding and more we want to go deep. Più ci addentriamo nelle scritture, nelle loro comprensioni e più vogliamo andare in profondità. We become hungry. Diventiamo affamati. When you are like, let me just take a little piece of a sweet. Lo sapete quando prendete un piccolo pezzo di dolce And then you're like, that's enough. e poi dite no, questo è sufficiente. But after some time it's like, oh my God, I want more. Ma dopo poco tempo diciamo no, io ne voglio di più, ne voglio ancora. So Krishna is so tricky. He gives us that little taste so that we are hungry for more. E Krishna è così ingannevole che ci dà questo piccolo gusto iniziale in modo che noi diventiamo affamati per averne di più. Sometimes, they say that we have free will. I always doubted this. Do we actually have free will? A volte viene detto, è spesso detto, che noi abbiamo libero arbitrio, ma io dubito sempre di questo. Abbiamo veramente libero arbitrio. You know that actually the free will is like a huge topic that many acharyas of all traditions have been inquiring a lot into this subject. Sapete che il libero arbitrio è uno di quegli argomenti in cui molti acciari e molte tradizioni hanno indagato a fondo per cercare di comprendere. Some say there is and some say there is not. Alcuni dicono che c'è, altri dicono che non c'è. Because we say that not even a blade of grass moves without the sanction of the Lord, so what to speak about us. Ad esempio nella nostra tradizione è detto che neanche un filo dell'erba si muove senza il benestare di Dio. E quindi che cosa dire di noi?
So, do we actually have that free will? Quindi abbiamo o non abbiamo questo libero arbitrio? Because we are totally influenced by the mode of material nature. Because we under. We are totally Ah, influenced. ok, perché noi siamo totalmente influenzati dalle energie della natura materiale. So are we actually acting according to what we actually want? Quindi stiamo forse agendo in accordo a ciò che vogliamo? Or we are just puppets in the hands of the illusion? O siamo solo dei pupazzi, delle marionette nelle mani dell'illusione? So where is our free will? Dov'è quindi il nostro libero arbitrio? Prabhupada says it's in our desire. Prabhupada dice che è nel nostro desiderio. And also Bhakti Rasamrita Maharaj once told me, it's just like a cow that is tied to a stick. E anche Bhakti Rasamrita Rasamrita Maharaj mi ha detto una volta che è proprio come una mucca che è legata a un paletto. The cow can choose to go to the right and eat the grass on the right and go to the left and eat the grass on the left. La mucca può scegliere se andare sul lato destro e mangiare del lato destro o andare al lato sinistro del paletto e mangiare quella sul lato sinistro. But the cow is tied. Ma la mucca è legata. So that's how our free will is. E questo è come il nostro libero arbitrio. And we have such a huge ego, like, I am the center of the universe. E il nostro ego è così enorme che noi pensiamo di essere il centro dell'universo. Everything is turning around me and my life. Tutto gira intorno a me e alla mia vita. Such a low perspective of the infinity that we are living in. Una così infima prospettiva dell'infinito in cui viviamo. Actually, reading the first canto is incredible. E in questo quindi leggere il primo canto è incredibile. Because we understand the enormous vastity of creation. And when we read about that, then our, sorry, bye. No. Okay. Our condensed perception of ourselves, then it starts expanding. Perché ho scordato la prima parte. Quando leggiamo il primo canto e vediamo tutta la creazione, tutto quello che accade di così infinito e grande. La nostra prospettiva verso noi stessi cambia. Esatto, cambia perché noi siamo così ristretti, invece leggere qualcosa di così espanso ci aiuta. It's just amazing to see the vastity of what is outside this, limitation. È così è incredibile comprendere leggere della vastità di ciò che è al di fuori di questo corpo limitato. And we can just be in awe and reverence and be humble and oh, who cares about, this little thing. E quindi noi possiamo sviluppare umiltà e renderci conto che non è così importante questo corpo, questo piccolo corpo che indossiamo. So our desires are, at least the desires of the devotees, should be spiritual. Quindi i desideri di un devoto dovrebbero essere spirituali. How to serve Krishna. Come servire Krishna. How to serve the mission of Srila Prabhupada. Come seguire la missione di Srila Prabhupada. How to come closer and closer to Krishna through our practice. Come diventare sempre più vicini a Krishna nella nostra pratica. So what would we do personally if we had only 7 days to live? Quindi che cosa faremmo noi se avessimo solo 7 giorni di vita? If we have some time today, we can think about it. Maybe we can even write it down. Se abbiamo un po' di tempo oggi magari possiamo pensarci, potremmo anche scriverlo. 7 days? What will I do in 7 days? Che cosa fare in 7 giorni? Isn't it amazing to know actually when we are going to die? When? Yes. Non sarebbe incredibile sapere quando moriremo? There is another personality in the Bhagavatam that knew when to die. C'è un'altra personalità nel Bhagavatam che sapeva quando sarebbe morto. Com'è che si chiama? Vritrasura era? No, ecco, dici quello che gli è detto che moriva dopo un minuto. Non mi ricordo. Ok. È un re comunque. Non ci ricordo, we don't remember. But do you know this personality who was fighting in
in the battle with Indra, and then they said, like, you know, I give you a benediction, and he said, yes, I want to know when I will die, and they said, you will die the next moment, and he completely like went into meditation, and because he knew when he was going to die, so he used that time to completely dedicate himself into the spirituality. Questa grande personalità nel Bhagavatam che aveva combattuto a fianco di Deva contro Lezione e gli era stata concessa una benedizione e lui chiese di sapere quando sarebbe stato molto saggiamente, chiese di sapere quando sarebbe stato il momento della sua morte. Does anyone remember the name? Qualcuno si ricorda il nome? It was Vritrasura? Ok, quindi era Vritrasura, sì. Non sono Perché Vritrasura? Non penso, ragazzi. Comunque dopo ci guardiamo. Okay. Io mi fido di voi, però non penso. Yes. Quindi se noi sapessimo quando è che stiamo per morire, in realtà non perderemmo tanto tempo. But if we would know when we would leave our body, we wouldn't be losing so much time, right? L'hai già detto. Non perderemmo tanto tempo. Non perderemo tanto tempo, vero? But sometimes it's also scary. People are like, I don't want to know, you know, like I'm too attached to this life and I absolutely don't want to know. Ma a volte può essere anche spaventoso, le persone spesso non vogliono sapere queste verità perché sono molto attaccate a questo corpo, quindi sono spaventate. Ignorance is bliss. L'ignoranza è Gioia. sì, è estasi. Sì. So, but actually it's amazing to know when we could leave our body, because then we can just like condense all our intention and desire and passion towards one specific direction. Ma sarebbe interessante sapere quando lasceremo il corpo, potrebbe essere interessante perché allora in quel caso potremmo veramente concentrare tutte le nostre energie in una direzione specifica. Have you ever done race, like running race? Running race? Yeah, la corsa, una gara di corsa. Avete mai fatto una gara di corsa? So you're running, but you don't run immediately, you have to do like quite a lot of... Quindi stai correndo, corri, però non è che puoi correre al massimo tutto il tempo, perché devi fare una gara molto lunga. But when you know that there is your goal that you are going to reach, then you give your maximum and you run towards there. Ma quando tu sai che il traguardo è vicino, allora ti corri al massimo e vai verso l'obiettivo. Even though you have been running so much, but now you are running the fastest you can. Anche se hai già corso così tanto, ma nell'ultimo tratto tu correrai il più forte possibile. It's the same for our life. Like, if we knew when we would leave our body, we would just like run towards our goal. È lo stesso che funziona con la nostra vita. Se noi sapessimo quando finirà, correremo al massimo verso la direzione giusta. But we don't know, right? Ma non lo sappiamo. So let's just keep running and trying our best. E quindi continuiamo pure a correre al meglio delle nostre possibilità. Let's not think that I will live until 80 or 90 years old and then I will start dedicating my life. Meglio non pensare che arriverò fino a 80-90 anni e poi comincerò a rendere perfetta la mia vita. We might not reach 80s or 50s or 40s. Potremmo non arrivare nemmeno ai 80 o ai 50 o nemmeno ai 40. We should be living in such a way that we are ready to leave the body. Dovremmo vivere in tal modo che da essere pronti a lasciare il corpo. But if, like death is coming tomorrow, we are like, oh my God, I have so many things still to do. Ma se sapessero che la nostra morte arriverà domani, allora potremmo pensare, oh, ma ho così tante cose da fare. That means we are not living our life with full potential. E quindi potremmo non vivere la nostra vita con pieno potenziale. We need to live our life every single day with total absorption and dedication. Abbiamo veramente necessità di vivere la nostra vita ogni giorno completamente dedicati e assorbiti. And if Krishna was coming to pick us up, we are ready. E se Krishna dovesse arrivare a prenderci, allora saremo pronti. Because we were living fully. Perché noi staremo vivendo pienamente. Yes. So, coming back to our beautiful purport of Srila Prabhupada.
Quindi ritornando alla bellissima spiegazione del verso di Srila Prabhupada, there is a very interesting thing. c'è una cosa molto interessante. In this word Raja, it's not that we are thinking about, but in the spiritual world it becomes affection. La parola Raja ha un significato diverso quando applicata al mondo spirituale, significa affetto. Because it said that the eyes of Lord Vishnu, the forms of Lord Vishnu, resembled the mode of passion. Perché è detto che gli occhi del Signore Vishnu, di queste forme di Vishnu, sembrano in una della passione. But as I said, it's affection. Ma, come detto, significa affetto. It's interesting because in Ayurveda they say that in the eyes you have the fire element. È interessante perché nell'Ayurveda è detto che negli occhi è presente l'elemento del fuoco. That's the reason why when we are looking too much at a screen and TV, our eyes get worse because we are activating and stimulating the fire element in the eyes. Ecco perché quando osserviamo troppo lungo degli schermi o la televisione, i nostri occhi ne soffrono perché stiamo attivando eccessivamente questo elemento del fuoco. So we might even lose the eyesight. Potremmo addirittura perdere la vista. And we also know that there are some yogic saints that would burn through the power of the eyes. E sappiamo anche che ci sono alcuni santi yogi che possono bruciare attraverso lo sguardo dei loro occhi. We don't hear about them inundating them with water from the eyes, but with fire. With water. Non sentiamo parlare di loro con acqua che esce dai loro occhi, ma di fuoco. Yes, so this is the element, fire element. Negli occhi è presente l'elemento del fuoco. So the mode of passion is fire. E una della passione è fuoco. Yes, so we understand that from the eyes that it's rajas. Ecco perché capiamo che dagli occhi può scaturire il rajas. But on the spiritual level, it becomes affection. Ma su un livello spirituale questo rajas, questa passione diventa affetto. And also affection is fire. E anche l'affetto è fuoco. Yes, and we need that fire. Even in Bhagavad Gita, like, Prabhupada is saying to fan that spark of fire to make it bigger. E abbiamo bisogno di questo fuoco. Anche nella Bhagavad Gita, Prabhupada nel suo commento dice di sventolare questa scintilla di fuoco. When you want to make fire and you want to increase it, you want to give air to it. E infatti proprio come quando vuoi fare il fuoco, che hai bisogno di dare di aria. So our fire in the heart is sometimes switching off and off and off. Il fuoco nel nostro cuore a volte si sta spegnendo. So we need to fan it. Abbiamo bisogno di sventolarlo. So how do we fan it? E come sventolarlo? First of all, by being with someone that has that fire. Primo, stando con qualcuno che ha questo fuoco. Good association. La buona associazione. Isn't it amazing to be with someone who is actually talking about Krishna? Non è incredibile stare con qualcuno che parla di Krishna? We feel inspired and enlivened. Sentiamo di essere ispirati e riportati in vita. How do we feel after talking prajalpa and gossip and bad about someone? E come ci sentiamo invece dopo aver parlato male di qualcuno, aver fatto gossip? It's different, right? Talking about Krishna or talking about negativity. How do we feel? È diverso, no? Parlare di Krishna oppure parlare di cose negative. La sensazione. So it's our responsibility to uplift the conversation. È proprio nostra responsabilità di sollevare le conversazioni. So I will stop here. So we spoke about the words of Bhagavatam being very complete and unlimited. Abbiamo parlato delle parole del Bhagavatam che sono veramente complete e illimitate. So let's really try to meditate in each and every word. E proviamo quindi a meditare su ogni singola parola. And we spoke about the pure smiling of Lord Vishnu, how it affects the devotees. Abbiamo parlato del puro sorriso del Signore Vishnu e come questo influenza i devoti. Yes.
and what it means to have desires, material desires or spiritual desires, which are both insatiable. Abbiamo parlato di che cosa significa avere desideri materiali e desideri spirituali, della differenza e del fatto che però entrambi sono insaziabili. Sì. One is materially insatiable and the other one is spiritually insatiable. Uno è materialmente insaziabile e l'altro è spiritualmente insaziabile. And let's trust Prabhupada. It's better to be spiritually, like have this eagerness, lolya, to want, more and more. E fidiamoci di Prabhupada, è meglio avere questo desiderio insaziabile spirituale. Di volere sempre di più. So it's just like having no desires, and I compared it with the speech of being silent, which means to not have material desires and to not have a material sound vibration. Abbiamo comparato il desiderio, il non desiderare, cioè il desiderare spirituale, alla parola, che si è considerati silenziosi quando non si emettono suoni materiali. And our state of consciousness can be seen by the way we communicate. E che il nostro stato di coscienza può essere visto e percepito dal modo in cui noi comunichiamo. And this egocentric version of us can be taken away by the understanding of the first canto of this infinity that we are part of. E che la prepotenza del nostro ego e del nostro egocentrismo può essere sminuita dalla lettura del primo canto e dalla ricontestualizzazione nell'immensità. And then we spoke about, again, coming back into the smile of the Lord, that of the eyes of the Lord, that there is this passion, but in spiritual terms it becomes affection. E poi abbiamo parlato degli occhi. Degli occhi. Sì, degli occhi da cui scaturisce questa fiamma. Che in senso spirituale non è più passione, ma è affetto. Esatto. So there is, of course, I came to talk about only of the half of the purport, but the time is up. There's a question. Yes, if there is any questions or comments, please. Hare Krishna. I want to ask you about the desires. There are sometimes we desire something that is an improvement of our skills. We ask for improving something that we know that we can improve, or that we just desire. And like in this moment, I desire one thing to my improvement in spiritual life. And now I say in my desires, in my thinking, in my thoughts, I'm going to put it in the service of Krishna. But sometimes, one thing that is going to make me a little bit is what I'm asking, what I desire now, that I think desire now, is going to be an ego request in the future. Now I'm desiring this, but I'm sure that this that I desire then in the future is going to attach me in some way, and not to serve Krishna, but to serve just my interests, I don't know, my sick mind. Traduci. Ti traduco io che ti No, riassumo. fallo. Vuoi farlo tu? Vai. Ho chiesto a Gianni se alcuni desideri che noi chiediamo, appunto che noi possiamo fare magari oggi nel presente, riguardo al nostro miglioramento nella vita spirituale, al miglioramento delle nostre capacità, qualità da porre nel servizio di Krishna. Oggi noi le desideriamo effettivamente come per il servizio di Krishna, ma domani, magari appunto a causa del nostro ego, dell'incapacità di controllare la mente, questi desideri di migliorarci non possano
portarci invece di servire Krishna, a servire appunto noi stessi. So, yes, sometimes, we ask Krishna desires, or we express our desires that are not totally spiritual. It's, still coming from our attachments. So we talk to Krishna about it and we do something nice, which is, Krishna, I will give it to you. So I will spiritualize this desire. A volte quindi noi abbiamo dei desideri che non sono puramente spirituali, sono legati ai nostri attaccamenti e noi li offriamo a Krishna e diciamo: Krishna, io offro a te questo desiderio perché sei spiritualizzato. Of course it's not pure bhakti, but it's important to do it. Chiaramente questo non è pura bhakti, ma è importante fare così. Who is in that state of pure bhakti? Sapere chi è in uno stato di pura bhakti. So let's understand where we are at, and whatever we feel like we need, let's talk to Krishna, like he is a friend. E quindi cerchiamo di comprendere a che punto siamo e qualsiasi cosa sentiamo di avere bisogno, allora parliamo con Krishna perché lui è un amico. If we are going through some difficulties, let's talk to Krishna about it and ask him help, why not? E se stiamo attraversando delle difficoltà, allora possiamo parlarne con Krishna e chiedere il suo aiuto. Perché non farlo? There are some devotees who say, no, just chant the holy name and nothing else, and Krishna will take care of everything if he wants. E ci sono alcuni devoti che dicono no, canta solo il santo nome e concentrati su questo e vedrai che Krishna si occuperà di questo tuo desiderio, se lo desidera. But Urmila Devi also always says, Krishna is a person, he's personal, then like he wants you to talk to him. Ma io... Urmila Devi. Urmila Devi? Urmila Devi dice che Krishna è una persona, è proprio una persona e quindi bisogna parlare con lui e rivolgersi a lui proprio come ci possiamo rivolgere a una persona. Yes, and it actually helps to improve our relationship. E questo ci aiuta a migliorare la nostra relazione. But when we are asking for something and we know that we might get entangled with our ego, ma quando chiediamo qualcosa e sappiamo che questa cosa potrebbe essere un attaccamento un incatenamento per il nostro ego, then we ask Krishna to please help us to keep our ego down. Allora possiamo chiedere a Krishna di aiutarci a mantenere il nostro ego sotto controllo. A nice way to pray is, oh Krishna, if you think it's the best thing for me, and if you would like, I have this desire in my heart. E quindi possiamo dire, Krishna, se tu pensi che questa cosa sia giusta per me, e se è anche un tuo desiderio, guarda, io veramente voglio questa cosa. And please, if I get it, just help me to keep my ego down so that I don't forget you. E per favore, se dovessi ottenerla, ti prego, aiutami a mantenere il mio ego sotto controllo, in modo che non ti dimentichi. Yeah, Krishna can help with anything. And also, proper chanting helps to keep our ego down. E Krishna ci aiuterà, e anche il canto fatto nella maniera giusta dei santi nomi, ci aiuta a mantenere l'ego sotto controllo. But sometimes also being crushed in our life helps us to keep our ego down. Ma a volte anche essere schiacciati nella nostra vita ci aiuta a mantenere il nostro ego sotto controllo. Sometimes we are chanting and we're like so much taste. Hare Krishna, oh my God, I feel you, the holy name, I can't stop chanting. A volte noi sentiamo proprio Krishna nei santi nomi, lo sentiamo, abbiamo questo gusto incredibile. Oh Krishna, ti sento nei tuoi nomi. Oh my God, I'm just like Rupa Goswami. E poi allora diciamo, no, ma sono proprio come Rupa Goswami. I have so much taste, I have so much love for Krishna. Ho così tanto gusto, così tanto amore per Krishna. I'm so much in ecstasy. Sono così in estasi. I'm pure. Sono puro. I can feel prema. Sento prema. I already achieved the highest stages of bhakti. Ho raggiunto già il livello più alto della bhakti. Look at how I'm chanting, it's incredible. Guarda come posso cantare, è incredibile. Look how easy it is for me to wake up, to go and see my Lord. Guarda com'è facile per me svegliarmi e andare a vedere il mio Signore. And suddenly the ego is growing.
E allora a quel punto l'ego cresce. Just like a creeper that is turning around the tree and is beautiful and nice in the beginning, but suddenly it becomes thick and strangles the whole tree. What's a creeper? Ah, una edera? Un'edera. Proprio come un'edera che si attorciglia intorno a un albero. E all'inizio è meravigliosa, è molto bella, ma poi piano piano strangola. So let's not allow our ego to strangle us. E quindi non permettiamo al nostro ego di strangolarci. But no problem, Krishna will take care of that. Ma Krishna ci aiuterà con questo. He will just crush us into pieces so that we have no other choice than to actually see how fallen am I. Lui ci schiaccerà, ci ridurrà a pezzi, in modo che noi non possiamo avere altra alternativa che renderci conto di quanto siamo caduti. And then we have no other, there is nothing else you can do than just to say, Krishna, I'm so fallen, please help me. I take fully shelter in you. E a quel punto non ci sarà nient'altro da fare che alzare le braccia, arrendersi e dire Krishna, sono così caduto, ti prego, prendi il rifugio in te. I thought I was so capable, but you are the doer. Pensavo di essere in grado, ma in realtà sei tu colui che fa. You are the one who gives mercy and everything moves according to mercy. Tu sei colui che dà la misericordia e tutto si muove grazie alla misericordia. So let's ask Krishna to please help us to keep our ego down. Quindi chiediamo a Krishna di aiutarci a mantenere il nostro ego sotto controllo. And dovetail all our desires in Krishna's service. E Dirigere. dirigere i nostri desideri nel servizio di Krishna. Yes. So thank you so much for your attention, and I wish you a beautiful day in Krishna's service. And if we can try something today, is let's try to talk more about Krishna. E vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata al servizio di Krishna. E se possiamo fare qualcosa oggi, proviamo a parlare di più di Krishna. And if we like it, we try it again. E se ci piace, continuiamo a farlo. And then again for the rest of our E lives. continuiamo a farlo per il resto della nostra vita. Grantaraja Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura